questa nuovissima puntata. Oggi parleremo di un problema che soprattutto in primavera attanaglia molte famiglie, soprattutto quelli che abitano in campagna, coloro che vivono in case con i giardini, ma anche chi abita ai piani superiori sicuramente soffre di questo problema, ovvero le formiche. Ci sono vere e proprie invasioni di formiche. Spesso abbiamo in casa cani, gatti o comunque bimbi piccoli e quindi dobbiamo cercare di estirparle o di allontanarle in maniera naturale, senza ledere alla salute dei componenti della nostra famiglia. Quindi oggi parliamo dei 10, ma forse anche 11 rimedi contro le formiche. Dopo la nostra sigla. Carissimi amici e carissime amiche, come potete vedere sul nostro tavolo c'è un purpurri di ingredienti. Non stiamo per realizzare una ricetta, una torta o un primo piatto, ma stiamo per realizzare dei veri e propri scacciaformiche, quindi delle cose, dei deterrenti per le formiche che invadono la nostra casa. Sono prodotti tutti di origine naturale, non rischieranno, come vi avevo già anticipato, bambini, cani, gatti, altri piccoli animaletti non rischieranno di farsi male e soprattutto non andremo ad utilizzare la chimica. Sapete che quanto noi di Vino insistiamo sul non utilizzare la chimica né nell'orto né nella nostra casa. Abbiamo già in passato vi abbiamo già mostrato come poter pulire la casa senza spendere tanti euro e senza soprattutto utilizzare la chimica, quindi andatevi a vedere i nostri video. Ma partiamo subito dai 10-11 metodi per allontanare le formiche dalla nostra abitazione. La prima cosa che possiamo utilizzare per allontanare le formiche, una delle spezie più efficaci, le erbe più efficaci, è la menta. La menta, eccola qua, questa è fresca, l'ho appena raccolta dall'orto. La menta o fresca o essiccata, o addirittura potete utilizzare, se non trovate la menta in polvere, anche il tè alla menta, perché basta veramente una piccola quantità. La menta la potete sbriciolare manualmente, lasciarla essiccare, oppure fresca posizionarla in tutti quei punti di accesso delle formiche alla nostra casa. La maggior parte dei rimedi sono non cruenti, forse solo uno è un po' più cruento degli altri, quindi servirà ad allontanare le formiche ma non le ucciderà. Quindi primo rimedio naturale, la menta. Posizionatela nei punti strategici e vedrete che le formiche non si avvicineranno più alla vostra casa. Altro rimedio importantissimo e fondamentale è la cannella o le spezie in generale. Potete usare anche noce moscata in polvere o cannella macinata in polvere insieme. Quindi secondo rimedio, potete farle coadiuvare insieme. Potete mettere cannella e noce moscata in polvere nei buchetti dove vedete che spesso entrano le formiche, ad esempio sui davanzali o agli ingressi o sul battiscopa. Quindi secondo rimedio, cannella e noce moscata. Terzo rimedio, molto efficace, è il caffè macinato. Oppure potete riutilizzare, e qui c'è anche il discorso del riciclo, potete utilizzare la posa del caffè, ancora meglio, perché non sprechiamo caffè buono, ma andremo ad utilizzare la posa del caffè. Il caffè è valido ovunque ci siano formiche, quindi nell'orto, nel garage, anzi donerà un buon profumo alla vostra casa. Potete raccoglierlo, ad esempio, per non spargerlo, potete raccoglierlo in delle bustine di un tessuto traspirante, anche delle bustine fatte col cotone, dei piccoli sacchettini un po' uguali a quelli dove si mette la lavanda, e potete spargerli nei punti strategici. Ma va anche benissimo la posa del caffè nel terreno.
è un ottimo deterrente sia per le formiche che per le lumache e tra l'altro dona importanti proprietà nutrienti al nostro terreno. Quindi caffè o posa del caffè è il terzo rimedio. Il quarto rimedio è l'aceto. L'aceto di vino, bianco, rosso, mele, va bene qualsiasi aceto, ovviamente tranne il balsamico. Potete utilizzare l'aceto in uno spruzzino, quindi mischiarlo, tipo io utilizzo uno di questi, no? Riutilizzo questi qua naturali, perché utilizzo solo detersivi naturali, quindi potete fare un mix acqua e aceto e andarli a spruzzare direttamente sui davanzali o sul battiscopo o nei punti dove sapete che le formiche accedono alla vostra casa. Quindi il quarto rimedio è l'aceto. Il quinto rimedio si collega sempre all'aceto. Potete benissimo, ad esempio, in una bacinella d'acqua mescolare acqua, guardate, ve lo faccio vedere, acqua, una goccia di aceto e del limone, succo di limone, olio essenziale di limone. Se lo fate nel secchio della vostra abitazione, quindi vi basterà mischiare e poi andrete a lavare il pavimento con questa soluzione. Innanzitutto è soluzione ecologica, naturale, non contiene agenti chimici, disinfetterà, laverà la vostra casa, donerà un buon profumo alla vostra abitazione e lo stesso buon profumo manterrà formiche e altri insetti lontani dalla vostra casa. Quindi acqua, aceto in proporzioni variabili e succo di limone oppure olio essenziale al limone. Molto efficace come soluzione. Un'altra, passiamo alla sesta. Quindi la sesta soluzione è il peperoncino. Rimedio utilizzato contro gli afidi, contro le pulci. Il peperoncino allontana tantissime malattie dalle nostre piante. Possiamo utilizzarlo intero, innestandolo proprio nei buchini da dove vediamo provenire le formiche, oppure polverizzandolo attorno al formicaio. Le formiche odiano tantissimo questo prodotto, quindi il peperoncino è assolutamente bandito dalle formiche, lo evitano come se fosse la peste nera. Un altro rimedio che potremmo utilizzare per le formiche, soprattutto molto efficace sui formicai, è il sale grosso. Possiamo andare a creare un cerchio con il sale grosso all'esterno del formicaio e possiamo creare una vera e propria barriera per evitare che le formiche superino il formicaio. Lo stesso possiamo fare nei buchini o sui davanzali delle finestre dove riteniamo che le formiche accedano. Quindi il settimo rimedio naturale è il sale. Adesso, altro rimedio più importante per preservare la nostra casa, ma soprattutto la nostra dispensa, è l'alloro. Le formiche, quindi siamo all'ottavo rimedio, le formiche odiano l'alloro e questo è risaputo fin dai tempi antichi. Questo è alloro fresco, l'ho appena raccolto, ecco perché sono molto delicate, ma va bene anche l'alloro essiccato. Quindi mettete 1-2 foglioline di alloro su ogni ripiano della vostra dispensa e vedrete che le formiche ne saranno disgustate e quindi eviteranno la vostra dispensa, potete stare tranquilli. Passiamo al nono rimedio, ovvero il sapone di Marsiglia. L'abbiamo mixato con dell'acqua, c'è un video apposta, fatto apposta, potete andarlo a vedere, magari ve lo metto in sovraimpressione. Sapone di Marsiglia e acqua
e vedrete che questo rimedio è molto efficace anche per le formiche, perché la viscosità del sapone allontana le formiche. Quindi basterà spruzzarne un po' all'esterno del formicaio o sui vostri buchini dei davanzali o nei battiscopa. Quindi il sapone di Marsiglia, quindi 50 grammi di sapone di Marsiglia su un litro d'acqua calda, sbattete bene, lasciate che si raffreddi e poi spruzzatelo nei punti di accesso della vostra casa. Tra l'altro è anche molto profumato e molto buono. Ultimo rimedio, l'ho lasciato per ultimo, questo diciamo che è il più cruento. Se avete un'invasione grossa di formiche potete utilizzare questo rimedio qui, ovvero un piattino, quindi stiamo parlando del 10° rimedio, e il miele. Le formiche sono attratte dal miele, vi basterà fare questo: prendere un cucchiaio di miele, posizionarlo su un piatto, su un piattino, e posizionare il piattino nella zona maggior frequentata dalle formiche. Quindi cosa accadrà? Che le formiche, attratte dall'odore del miele che è zuccherino, ci finiranno con le zampe sopra e quindi rimarranno incastrate. Ve l'ho lasciato alla fine come rimedio perché per gli amici che amano la natura, siccome le formiche sono una componente fondamentale della natura, non andrebbero sterminate. Però in ogni caso, se proprio il problema è grave, avete un'invasione grave, potete utilizzare questo rimedio che in qualche modo le ammasserà e non solo li allontanerà. Quindi posizionato in una zona dove è più facile che accedano le formiche, ad esempio su un davanzale, sotto un battiscopa, sotto la cucina, oppure addirittura fuori dal formicaio. Quindi le formiche resteranno intrappolate nel miele. Benissimo, è finita questa puntata, spero di non avervi tediato. Come sempre seguiteci sui social, Instagram Vino Divino con 2 O finali, cercateci anche su Facebook e soprattutto continuate ad iscrivervi numerosi. Se avete altri suggerimenti da darvi contro le formiche, scrivetemeli qua sotto, magari i più belli, i più pratici che troverò potremmo fare un altro video. Mi raccomando, mettete tanti mi piace, ai 100 like farò un altro video, vi consiglierò come allontanare altri animaletti indesiderati dalla nostra casa. Ciao amici di Vino Divino, alla prossima puntata.